motocross ha rappresentato praticamente 15 anni della mia vita, e tutto è nato un po' con fatica, solamente con passione e divertimento. Michele Rinaldi nasce a Parma il 9 marzo 1959 da una famiglia come tante altre. Un'infanzia serena, vissuta insieme ai 4 fratelli Luca, Marta, Carlo e Francesca. Michele dimostra presto un carattere vivace. Le gare in moto lo attirano più che la scuola. A 14 anni, ai Giochi della Gioventù di San Vitale Baganza, proprio dietro casa, la prima vittoria, il primo podio. Tengo anche la foto del primo podio, è una foto molto piccola, non si vede bene, ed è appunto della gara di San Vitale. E insomma, a quel tempo non era niente. Certo, rivedendola adesso è una foto che non darei via neanche per tutto l'oro del mondo, ci tengo moltissimo, è un ricordo incredibile, la prima gara piccolino, e da lì è iniziata una storia che poi insomma sta finendo adesso, ma dopo tanti anni. Io non avevo la possibilità di partire da solo e andare, perché appunto mio papà non ne voleva sapere, e anche per convincerlo a fare quella gara è stata dura, tant'è che per avere il suo consenso sono passati diversi mesi fino al primo anno, poi dopo, anche l'anno dopo, non ero sicuro certo di poter continuare. E così via via, fino a quando dopo 3 o 4 anni anche gli altri dicevano: ma dottore, ma lo faccia correre, non è mica possibile. Ma la passione vince anche la resistenza del padre. Così a 15 anni convince Maurizio Dolce e Aldo Winkler ad andare in Belgio, a casa di Roger De Coster, per imparare da lui, grande campione, a guidare sulla sabbia. La scuola di De Coster è durissima, ma Michele ha voglia di vincere. Nel 1977 è primo nel campionato italiano Junior 125. Inevitabile a questo punto che la sua passione incontri quella di Terzi e Marchesini, che hanno appena creato la TGM. Loro iniziavano in quell'anno praticamente con la costruzione delle moto vere e proprie, e io non ero veramente nessuno e avevo la fortuna e la possibilità di avere qualcuno che mi desse la moto, che mi portasse alle gare. Io avevo 14-15 anni, quindi senza di loro sicuramente non avrei potuto iniziare. Sono iniziate le prime gare, le prime emozioni, i primi problemi, le prime difficoltà, le prime scelte, le prime decisioni che si dovevano prendere. È stato fondamentale, utilissimo, indispensabile. Io credo che senza quel periodo probabilmente non sarei potuto arrivare dopo a quel che fa. E proprio grazie all'aiuto della TGM, Rinaldi può prendere parte alle prime prove di campionato del mondo, almeno le più vicine. Nel 1978 Michele termina in 12ª posizione, mettendosi in luce sulla pista amica di San Severino Marche, dove conquista il 3° posto nella seconda manche. Nel 1979 vince la Coupe de l'Avenir ed è la prima grande soddisfazione internazionale. Nel 1980 si parte per correre tutto il campionato. Michele Rinaldi e la TGM, del tutto sconosciuti, dovranno adesso lottare con i colossi del motocross. Rinaldi è un pilota diverso dai suoi colleghi di casa. In Italia sono pochissimi i piloti che scelgono di andare all'estero per iniziare la propria attività. Lui invece ha preferito così, e il tempo gli darà ragione. Solo correndo all'estero può accumulare quell'esperienza necessaria che lo porterà subito ai massimi livelli, facendosi ben presto conoscere ed amare dai tifosi. Il tripudio nella stagione 1980 è a Montevarchi e il 15 giugno si corre la prima prova mondiale italiana. Ci sono ben 30.000 spettatori che aspettano una riscossa italiana. Michele vince entrambe le manche. È la prima volta nella storia del motocross che un italiano vince un gran premio in sella ad una moto italiana. Chi l'avrebbe detto pochi anni prima che questo ragazzo di belle speranze e una moto senza passato avrebbero piegato i grandi nomi del motocross? Nel mondiale adesso si parla italiano. Gli appassionati ora hanno il loro idolo. Ma i
campionato è turbato da un giallo. In Austria, dove si corre la seconda prova, dopo la gara vengono pesate le moto dei primi 6. Tra queste c'è quella di Everts, risultata irregolare. La giuria internazionale non prende provvedimenti, così Everts mantiene i 30 punti conquistati e vince il titolo mondiale, con 20 lunghezze di vantaggio su Rinaldi. Se a Everts avessero tolto anche l'altra manche, dove risultava la sua moto sottopeso, questa battaglia politica, insomma, diciamo, io la chiamo politica più che sportiva, perché a tavolino si parla molte volte di politica più che di sport. Io già nell'80 sarei stato campione del mondo, però non me la sono presa, visto che quell'anno io non ero più forte, era Everts più forte di me, ma si era fatto male al polso, aveva saltato 2 o 3 gare e quindi aveva facilitato questo mio recupero di punti nei suoi confronti. Certo, io ero al TGM, dove c'eravamo in 15 in totale, mentre lui era la Suzuki, dove non so le migliaia di persone che ci lavorano su. Nell'81 Rinaldi, sempre convinto delle sue scelte, passa alla Gilera. La casa italiana non nasconde le proprie ambizioni di vittoria. Esasperata al massimo per battere le giapponesi, la Gilera si rivela piuttosto fragile. In Francia stavamo provando in inverno e eravamo a Pernes-Fontaine e la moto andava fortissimo, però insomma qualche volta la Gilera si rompeva e lì c'è stata un'esplosione, non c'è stata una rottura. Stavo provando, stavo passando il rettilineo al massimo, chinato, e c'era Wittmann di fianco al rettilineo perché Jan era sempre presente alle prove e è esploso un motore nel rettilineo della mia moto. Io ho sentito uno scoppio spaventoso, una cosa mai sentita, un boato, e mi sono fermato. C'è una cosa incredibile, non ho mai visto una del genere, ho guardato sotto e non c'era rimasto più niente, c'era solamente il filo della candela con la candela attaccata a un pezzo della testa. C'era rimasto, c'era più niente, ma uno scoppio. Io cosa è successo? Era praticamente staccata la testa, si era piantata sotto il serbatoio, il pistone, non c'era più niente, completamente aperto tutto. Diciamo, cosa è successo? E io ero venuto vicino, ho guardato la moto e niente, ha preso la biella che era fuori, l'ha messa in mezzo al suo libro che teneva per i tempi e poi ha fatto finta di niente. Jan, io dicevo, ma Jan, ma niente, e siamo tornati ai box. Dopo 2 minuti è arrivato uno dei pochi spettatori che erano al corrente di queste prove, è venuto lì con un pezzo di pistone che era volato chissà 50 metri, ha detto, scusi, è vostro, Jan? No, non credo. È stata una cosa che non potrò mai scordare, incredibile. Le forze in campo per la stagione 81 sono soprattutto 2, Suzuki e Gilera. La casa giapponese schiera il campione in carica Harry Everts e il giovane talento Eric Geburs. La Gilera ha deciso di affiancare all'esperto ma forse stagionato Gaston Rayet il giovane Michele Rinaldi, con la segreta speranza di portare per la prima volta un pilota italiano al titolo mondiale. A dispetto delle prove invernali, il primo Gran Premio del 1981 vede il trionfo di Michele Rinaldi. Si corre all'Ovolo. Michele arriva secondo nella prima manche, dietro Andreani, ma vince l'altra davanti a Watanabe. La seconda prova sulla sabbia olandese lo vede difendersi egregiamente e mantenere la testa del mondiale su Everts e Geburs, la coppia terribile della Suzuki. In Austria però cominciano le disavventure, con le forature e i guasti al motore, che saranno i veri protagonisti del mondiale per la Gilera. La casa italiana pensa al futuro, ma il nuovo monoammortizzatore ha ancora bisogno di messa a punto e in gara non si dimostra del tutto affidabile. Michele da parte sua ce la mette tutta. Dopo il ritiro forzato in Austria vengono 2 terzi in Germania, un secondo in Francia, un terzo in Jugoslavia e Polonia, un primo in Svizzera.
Sempre più spesso però, tra un successo e l'altro, c'è la doccia fredda di un ritiro per guasto meccanico, che ogni volta obbliga Rinaldi a riprendere la folle rincorsa verso Everts. Più che inseguire Everts, Rinaldi deve però vedersela spesso con Geburs, un ragazzino che non solo va fortissimo in moto, ma soprattutto non guarda in faccia nessuno pur di ottenere un risultato positivo. Se ne accorgono tutti in Germania durante la terza prova. Mentre Andreani vince entrambe le gare, l'attenzione degli spettatori è puntata sul fattaccio che si verifica all'ultimo giro della seconda manche, quando Geburs, non riuscendo a superare Rinaldi, decide di fermarlo a qualsiasi costo. Kamikaze nel vero senso proprio della parola, perché lui se ne è fregato del risultato suo pur di fermare e bloccare il risultato mio. Lui all'inizio di una discesa mi ha centrato, siamo volati tutti e due giù per la discesa, quindi non l'ha fatto solo per danneggiare me, ma l'ha fatto così. Non c'era ragione di fare una bel genere, sicuramente saremmo caduti tutti e due, cosa che abbiamo fatto. Non ci siamo fatti male, tant'è che all'arrivo lui ha tagliato il traguardo secondo, perché il terzo, cioè Beppe Andreani, ci ha passato tutti e due per terra, eravamo a 15 metri dall'arrivo, dopo una curva c'era l'arrivo. Lui ha tagliato il traguardo, non si è fermato subito, è andato avanti 300 metri, ha svitato il notolino del freno dietro e poi l'ha buttato via. È tornato ai box dicendo che siccome era senza freno non poteva fermarsi. Però sfortunatamente c'era uno spettatore che ha consegnato questo pezzo alla giuria dicendo: questo l'ho trovato là dietro dove Geburs si è fermato a svitare il freno. L'hanno provato sul suo filo, era il suo, niente. Così, un puledro un po' troppo di razza, ma che poi ha buttato bene.
Rinaldi ha sempre avuto la testa dura, nel bene e nel male. Se ha deciso di vincere, si trasforma in una forza della natura e niente sembra poterlo fermare. A 3 prove dal termine, dopo la sfortunata trasferta americana, Michele compie un miracolo in Finlandia. Un secondo e un primo posto di manche lo portano a soli 2 punti da Harry Everts, che fino a quel momento ha attraversato un periodo di stanca. Il campionato si riapre all'improvviso, la tifoseria italiana è alle stelle. La sua voglia di lottare e di vincere lo rendono ancora più famoso. I tifosi italiani si preparano alle ultime 2 domeniche di passione. La conquista del titolo non sembra più un miraggio ed è alla portata di Michele. Ero arrivato a 2 punti da Everts, che era primo, io secondo, ho vinto sulla sabbia davanti a loro in Finlandia, restava la Cecoslovacchia. A 2 punti, ma in una fase in cui stavo recuperando moltissimo su Everts, che era la Suzuki. E alla Suzuki temevano, avevano paura di questo. Niente, si è fermata la moto in Cecoslovacchia all'ultima gara. Peccato nell'81, probabilmente veramente più che nell'82 siamo arrivati vicino al mondiale. La vita continua. La Gilera non si scoraggia e Michele pensa ancora più intensamente al titolo. La stagione 82 inizia senza Rayet, ma la squadra italiana accoglie Corrado Maddii, una vecchia conoscenza. Un pilota che Rinaldi conosce bene, dopo averlo incontrato per anni nei campionati juniores, quando entrambi muovevano i primi passi nel motocross. Ricordo Nicky Bianchi aveva chiesto a fine 81 se io volevo Corrado in squadra e gli ho detto di sì, che mi andava benissimo. Loro quindi hanno fatto questa scelta e ci sono stati però un po' di problemi fin dall'inizio, perché le corse le vediamo in un modo diverso, sia Corrado che io, cioè anzi io e Corrado le vediamo in modo diverso, quindi siamo un po' stati costretti in diverse gare, in diverse fasi proprio del campionato del mondo ad essere un po' scontenti l'uno dell'altro, ad avere un po' di problemi, litigate no, mai fatte, quasi mai, insomma, giusto problemi e diverse vedute avevamo su come intendere il motocross, e queste le abbiamo ancora, e soprattutto su come intendere il rapporto con la Gilera, le corse, le prove, cose di questo genere, il rapporto con Witteveen. Infatti un po' ho sofferto quell'anno, e al di là di quello le cose più importanti erano questi problemi che restavano. Gli avversari in campo sono sempre gli stessi, ma i valori sembrano diversi dall'anno precedente. Questa volta Rinaldi si trova davanti 2 giovani determinati almeno quanto lui, Erik Geburs e Mark Velkeners, e inoltre deve vedersela con Corrado Maddii, che certamente non sarà un osso tenero. Resta infine l'incognita della moto. Occorre verificare se con la continua ricerca tecnologica della Gilera si potranno finalmente conseguire gli obiettivi prefissati. All'inizio del campionato, Velkeners è decisamente avvantaggiato dal fatto di correre sulla sabbia. In Olanda e Belgio raccoglie 3 primi e un secondo posto, piazzandosi con decisione alla testa della classifica.
La vera doccia fredda viene durante la prima manche austriaca, quando alla gilera di Rinaldi si scollano i ferodi della ruota posteriore, uno dei tanti incredibili incidenti che segneranno questa stagione della casa italiana. Ci pensa comunque Geburs a mettere tutti d'accordo, vincendo in Italia entrambe le manche. Per Michele è il primo campanello d'allarme. Sarà il belga l'avversario più pericoloso, grazie all'età, alla determinazione, alla classe e all'esperto apparato che ha alle sue spalle. Il duello tra i due mette in ombra gli altri piloti, a cominciare da Velkeners, che deve accontentarsi di posizioni di rincalzo, anche se talvolta riesce ancora a piazzare la zampata vincente. Alla Gilera, intanto, sono abbastanza soddisfatti della situazione, secondo un ragionamento che non piace ai tifosi. Infatti, ai dirigenti interessa che si parli della casa italiana, l'unica che riesce a contrastare i giapponesi. In questo senso, grazie ai duelli accaniti tra Rinaldi e Geburs e all'incredibile continuità messa in mostra da Maddi, quasi sempre terzo, le moto rosse sono ormai sulla bocca di tutti e considerate antagoniste di tutto rispetto. Ai tifosi però tutto questo non interessa. A loro importa che Rinaldi lotti testa a testa contro Geburs. Michele si deve invece arrabattare tra una foratura e l'altra e il bloccaggio del freno anteriore in Cecoslovacchia. L'atmosfera in squadra non è delle migliori, l'entusiasmo va ormai diminuendo, le assurde rotture o inconvenienti da poche lire spesso non trovano spiegazioni. In luglio in Germania io ho vinto la prima manche davanti a Geburs e ero stato costretto a rallentare perché la ruota davanti si stava rompendo. Ugualmente sono riuscito a vincere. La seconda, appena all'arrivo della prima manche, ho detto vabbè, si dovrà cambiare la ruota davanti, state attenti perché questa proprio si sta rompendo. E loro mi hanno detto, ricordo, un meccanico, e con i meccanici avevo un ottimo rapporto e ce l'ho ancora, ci vediamo raramente ma qualche volta ci vediamo. Mi hanno detto: Michele, ci dispiace ma quella che tu avevi nella prima manche era la migliore nostra, non ne abbiamo altre messe meglio. E di certo al giro non c'era un problema di soldi, quindi questo ti sta a significare cosa fosse. Seconda manche mi sono ritirato perché la ruota davanti si è rotta e quindi praticamente lo si sapeva già prima di partire e con i mezzi gilera questo non poteva accadere. Io ho deciso di lasciare la gilera l'anno dopo. Il campionato termina come previsto, cioè con la netta vittoria di Eric Geburs. Rinaldi è terzo, preceduto anche da Corrado Maddii, ma che Michele vada forte se ne sono accorti anche i giapponesi, tanto che a fine stagione il parmense può scegliere tra due offerte di assoluto prestigio, quella della Honda e quella della Suzuki. Sylvain Geburs, fratello di Eric, è responsabile della Suzuki in pista, si è fatto avanti fin dal Gran Premio di Svizzera, 3 mesi prima che finisse il campionato. E lui stesso mi ha detto: scusa se sono venuto così presto a chiederti di venire a Suzuki, ma so che l'Honda vorrà già farlo. Quindi da lì io ho preso che l'Honda mi avrebbe cercato, cosa che poi ha fatto. E a un certo punto in settembre mi sono deciso, alla fine di agosto mi sono deciso, loro mi hanno detto: se tu vuoi venire devi darci la risposta entro il 26 agosto, perché Tamaki, che era il responsabile sportivo a quel tempo, parte e torna in Giappone e vuole tornare con i contratti fatti. Allora io in una settimana, 10 giorni, 15 giorni dovevo prendere questa decisione fondamentale e l'ho presa. Suzuki. Contrariamente alla sua politica, la Suzuki ingaggia un pilota italiano. È la prima volta nella storia del motocross. Al via della stagione 83, Eric Geburs è sicuramente il pilota da battere. Rinaldi è in squadra con lui e molti pensano che Sylvain farà di tutto per favorire il fratello. Michele però è convinto di partire in assoluta parità con il campione del mondo e i fatti gli daranno ragione ancora una volta. Corrado Maddii si ritrova intanto nella posizione ideale di caposquadra Gilera, con tutti i mezzi a disposizione per tentare la scalata al titolo.
Parte il mondiale della verità. Ora sapremo se Rinaldi ha fatto o no una buona scelta. Erik Geburs non ha problemi, tanto che vince subito le prime 4 manche in programma. Corrado Maddei fatica sulla sabbia olandese, ma ottiene 2 terzi posti nella gara successiva in Austria. Michele Rinaldi sembra nato in sella ad una Suzuki. La gente si abitua a vedere il casco giallo e blu nelle prime posizioni e dopo il terzo in Olanda, ecco 2 secondi posti in Austria, alle spalle del caposquadra, che mette in mostra una sicurezza e un'abilità tali da presagire per lui un altro titolo mondiale. Il campionato inizia, come da tradizione, sulla tremenda sabbia olandese, un terreno decisamente ostile che stronca le braccia e le gambe dei piloti, costretti a un continuo gioco di equilibrio contro la moto che tenta di sfuggire da tutte le parti. Michele mette però a frutto l'esperienza accumulata in tanti anni di gare all'estero e così riesce a cavarsela con un discreto terzo posto che gli permette di non essere troppo staccato da Geburs. Uno sforzo tremendo, sul suo volto segnato la chiara dimostrazione di quanto sia duro venire fuori da una gara sulla sabbia. In realtà diventa subito chiaro che la stagione 1983 vivrà sul duello in casa tra i 2 piloti della Suzuki, che almeno sulla carta sono i maggiori pretendenti al titolo. Una rivalità che resta comunque confinata entro i confini sportivi. Nella vita normale i 2 sono veramente amici, tanto che Michele elogia Geburs dicendo che è il compagno di squadra più onesto che abbia mai avuto. Alla prova dei fatti, se non vince uno, vince l'altro, tanto che gli unici 2 avversari che riescono a conquistare qualcosa sono Belkeners e Vekonen, che si aggiudicano soltanto 4 delle 24 manche disponibili. Il duello più accanito della stagione resta quello di Lombardore, in occasione della terza prova, quando Michele prende la testa in entrambe le manche e la mantiene fino al termine, nonostante la tremenda reazione di un Geburs davvero scatenato. Il pubblico, inutile dirlo, è tutto per lui. Dai bordi pista una folla impazzita lo incita e lo acclama. I tifosi non hanno certo abbandonato Michele e in omaggio al suo trasferimento alla Suzuki si sbilanciano in incitamenti poliglotti, anche se l'inglese non è proprio il loro forte. La vittoria in Italia scatena gli animi, ma Geburs non si lascia intimorire e infila una serie di 3 Gran Premi consecutivi, dove ottiene sempre la prima posizione in tutte le manche. Si ritira poi nella prima in Germania, ma vince ancora la seconda. Nemmeno in Spagna, dove Erik fa solo da spettatore a causa di una gamba ingessata, Rinaldi raccoglie abbastanza punti da impensierirlo. A Rinaldi resta lo splendido ricordo del trionfo di Lombardore, dove i supporters lo festeggiano a lungo prima di lasciargli godere l'incredibile bagno di folla, quasi fosse un novello Mosè che attraversa il mare di gente per arrivare fino al palco della premiazione. I tifosi sono tutto per Michele. Da loro riceve la carica indispensabile per le sue imprese mondiali e loro l'hanno capito. Ormai non lo lasceranno più solo.
Per Michele anche quest'anno non c'è nulla da fare. È ancora secondo, stavolta alle spalle di Geburs. A una prova dal termine decide in perfetto accordo con la Suzuki di farsi operare al ginocchio che l'ha martoriato per tutto il campionato, così da essere in forma per l'inizio della stagione successiva. Un mese dopo l'operazione, la Suzuki decide però di cambiare radicalmente la propria politica sportiva. Ero ancora in convalescenza quando, mi ricordo, il 25 agosto, esattamente un anno dopo che ho firmato il contratto, insomma era un accordo, la Suzuki mi ha detto: Michele, ci dobbiamo ritirare dalle corse. Il sereno non capivo, come dalle corse? Sì, dobbiamo lasciar perdere il programma sportivo e quindi noi siamo dispiaciuti. Se tu vuoi puoi continuare ad usare le moto di quest'anno, anche l'anno prossimo, ma nient'altro. Noi non possiamo fare nessuno sviluppo, non ci possono essere soldi, non ci può essere niente. Per me era tutto. Io quel giorno mi sono messo a piangere, sono venuti qui in casa mia a dirmelo ed è stata una giornata terribile, ma proprio tragica. Per me si erano svaniti tutti i miei sogni, tutto quello che avevo costruito se n'era svanito proprio nel nulla in un attimo. Nonostante tutto, Michele non si perde d'animo. La Suzuki dell'83 era superiore alle altre moto, vuol dire che nell'84 correrà ad armi pari con gli altri avversari. La decisione è presa, le moto ci sono, occorre trovare i soldi sufficienti. È la prima esperienza come team manager, sia pure di se stesso. I want my baby back. It's great, it's great. Since she went away, what can I do? Eppure, paradossalmente, la creazione di un suo team personale non è il problema maggiore, perché il destino avverso è ancora una volta in agguato. Durante una delle solite gare invernali cade malamente e si lussa una spalla. Gli succederà altre volte prima dell'inizio del mondiale, così la prova a Vittorio Veneto è una lotta contro la paura. E durante la seconda manche, all'atterraggio da un salto, la spalla gli esce ancora. Non cade, ma è costretto al ritiro. Il dolore è comunque troppo forte e continuare in quelle condizioni non avrebbe senso. Rinuncia al campionato e corre a Bologna per farsi operare. Non raccoglie punti per 7 manche consecutive, mentre Van der Ven e Corrado Maddì si allontanano sempre di più. I tempi di guarigione in questi casi, si sa, sono abbastanza lunghi, ma la voglia di tornare è troppo forte, più di qualsiasi altra cosa. E così Michele salta sulla moto e dopo appena una settimana di prove decide che è arrivato il momento di scendere in pista. Ha perso 3 gare e quando rientrerà in Germania il campionato sarà già al 5° appuntamento. Non ha nulla da perdere, se non dimostrare a se stesso di essere perfettamente guarito e di saper andare forte come prima, con la stessa voglia di vincere. Sulle 16 manche ancora in programma ne vincerà addirittura 9, recuperando punti su punti a Corrado Maddì, ormai lanciato verso la vittoria. Van der Ven, intanto, è costretto a saltare 3 manche consecutive per un infortunio. Michele è un rullo compressore, è in forma smagliante. Come sembrano lontani i tempi dell'operazione e di guarigione. Eppure, appena poche settimane prima, nessuno avrebbe mai immaginato che un Rinaldi, nonostante tutto, sarebbe tornato ben presto ai vertici del mondiale. Non lo ferma nessuno, nemmeno un sasso che lo colpisce al viso in Svizzera. A San Marino, 7ª prova del mondiale, Maddì prende la testa del campionato. In Francia, la gara successiva, Rinaldi ottiene una doppietta, ma Corrado, il temporeggiatore, fa suoi 2 secondi posti e accumula punti preziosi. Un'altra doppietta di Michele in Spagna, assoluta parità tra lui e Corrado in Svezia e nuova doppietta di Michele in Finlandia.
Si arriva così all'ultima gara in Lussemburgo, con Madì in vantaggio di 30 punti sui 40 disponibili. Ma Rinaldi si sente in ottima forma e non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la pur minima possibilità di vittoria. Alla domenica mattina di quel giorno, il 12 agosto, io sarei stato con me stesso a cercare di vincere un titolo, il mio primo titolo di campione del mondo o no. Corrado è caduto al mattino, si è fatto male, si è rotto una gamba e non poteva partire. Io non ho visto l'incidente di Corrado, ho solamente saputo di questo incidente ed ero completamente incredulo, era una cosa troppo grossa. Sono poi andato da lui e lui era con sua moglie sul camper. Io ero veramente dispiaciuto perché veramente mi dispiaceva tanto e non facevo fatica adesso così in quello stato, perché non era il minimo per me, anche se mi rendevo conto che era l'unica possibilità per poter vincere un campionato del mondo, però era il minimo per me proprio. Non veramente pensavo di non partire, non che lo dicessi ma non lo sentissi. Sono andato da lui e mi rendevo conto che andavo là per dirgli non so neanche io cosa e per dimostrargli un affetto che magari non c'era mai stato, però mi sentivo in dovere di dirgli mi dispiace, ma veramente mi dispiace, e questo veramente mi è dispiaciuto, però così è stato. Non volevo partire, ma hanno convinto in poco tempo Eric, che era sotto la tenda, Sylvain e anche Jobé mi hanno detto non puoi pensarci di non partire, ci sono i tuoi sponsor che ti hanno aiutato, che hanno creduto in te, e tu 7 manche non le hai fatte e Corrado solamente 2 oggi, anche se in quel giorno l'atmosfera era, soprattutto per noi italiani, molto triste. Sono partito, la prima manche l'ho vinta, mi bastava un quinto posto per vincere il mondiale, però non potevo gioire di niente in quella giornata. Questo è stato il mio più grosso rammarico di quella stagione, che nella giornata in cui stavo per diventare campione del mondo non avevo la voglia e neanche potevo permettermi di gioire dopo 5 anni che inseguivo un titolo. La seconda manche ho fatto molta fatica ad arrivare quarto, molta, pensavo di guidare bene ma non riuscivo. Per 2 o 3 punti ho vinto il titolo lì il 12 agosto in Lussemburgo. E alla fine ricordo Jobé non aveva champagne da stappare, ha trovato solamente un po' di birra e all'arrivo abbiamo festeggiato in questo modo. E io non esultavo, non riuscivo veramente, e per molto tempo, sfortunatamente devo dire, quel giorno non l'ho potuto vivere come avrei voluto o come mi sarebbe piaciuto. Nella stagione 1985 il passaggio alla classe superiore è praticamente inevitabile. La Suzuki avrebbe preferito che rimanesse nella 125, ma Michele aveva già deciso da tempo e la conquista del titolo rafforza la sua scelta. Inizia così un'avventura con altri avversari, ma con la voglia di vincere di sempre. Si inizia con la gara in Sudafrica. Vimond vince la prima manche, seguito da Rinaldi, ma la sfortuna è ancora una volta in agguato. Durante la seconda manche, Michele cade malamente. La moto gli finisce sopra e l'odissea della sofferenza sembra ricominciare. Quando tutto sembrava perso, l'unico a non lasciarsi condizionare è proprio Michele, che torna regolarmente in pista in Svizzera e vince addirittura la prima manche, lasciando la seconda a Vimond. In Austria è ancora tra i primi e tutti l'aspettano ad Arsago Seprio, nella sua pista, tra il suo pubblico. Ma forse è proprio l'emozione a tradire Rinaldi, che raccoglie solo 5 punti, mentre Vimond aumenta il suo vantaggio. Non è certo un campionato facile questo della 250 e sebbene dopo Arsago Michele occupi il terzo posto in classifica, le speranze di poter fare suo il titolo non sono delle migliori.
Tra momenti felici e altri meno lieti, l'unico che non lascia trasparire emozioni è Hiller Aldini, il suo fido meccanico. Abituato a parlare poco e quel poco solo con chi ha confidenza, è invece un lavoratore accanito e ormai sa capire Michele soltanto dallo sguardo. Lui non recrimina contro la sfortuna, non azzarda giudizi e non si sbilancia in consigli, ma la Suzuki numero 9 funziona sempre a perfezione. Il campionato della 250 vive nel 1985 sull'accanito duello tra Jackie Vimond ed Heinz Kinnigadner. Il francese, quasi l'eterno secondo, ha le migliori intenzioni di raggiungere finalmente il gradino più alto del podio. L'austriaco, campione uscente, non vuole invece lasciarlo. Michele forse non si aspettava uno schieramento tanto forte. La conquista del titolo mondiale lo ha un po' svuotato, mentre in questa classe si trova di fronte ad avversari molto più determinati che nella 125. La parte centrale del campionato, dopo Orsago Seprio, vede Kinnigadner vero protagonista. Con una marcia trionfale accumula punti su punti, battendo Vimond forse più sul piano psicologico che su quello sportivo. Michele, sesto fino alla sesta prova, è quinto in quella successiva e passa quarto all'11ª, grazie ad una splendida gara in Unione Sovietica. Ma ormai è troppo tardi, perché nonostante i punti ottenuti, la matematica gli nega ormai qualsiasi possibilità. Kinnigadner, campione del mondo in carica, nel 1986 passa alla 500, lasciando così la lotta al titolo a Vimond e Rinaldi. Michele ritiene di avere pagato ormai il noviziato e parte ancora una volta nel ruolo di favorito. Jackie Vimond, che si è visto sfuggire il titolo per soli 2 punti, parte quindi super motivato. Vimond è pilota ufficiale Yamaha, Rinaldi Suzuki. Entrambi hanno un team gestito in proprio, rivestendo però la fiducia dei giapponesi che affidano a loro le speranze di vittoria in tempi di ristrettezze economiche. Ma per i due piloti queste sono considerazioni superflue. Non vedono l'ora che cominci il mondiale per dimostrare ai propri tifosi che è finalmente arrivato il momento di festeggiare la vittoria del titolo assoluto. Michele non parte troppo bene al via della stagione 1986. Bisognerà attendere il Gran Premio d'Italia per vederlo primeggiare. A Gallarate i tifosi non lo tradiscono, sono tutti per lui. Il festeggiato è ancora Michele.
La vittoria nella gara italiana sarà l'unica della stagione, anche se per le posizioni di vertice conquisterà 4 secondi e 3 terzi posti. Una stagione sfortunata in sostanza, che comunque vede Michele alla fine del campionato sempre tra i primissimi. C'è anche un pizzico di fortuna quando viene a mancare il duello con Van Dor, che si infortuna e non prende punti per 6 manche consecutive. Così, a fine stagione, per Michele c'è ancora un secondo posto, che si aggiunge agli ottimi risultati ottenuti in tanti anni di mondiale. È mancata la vittoria, ma è rimasta la voglia di lottare, di tentare ancora, di non darsi per vinto. La vittoria va dunque a Vimond, super determinato e scottato dall'aver perso il titolo per soli 2 punti nella stagione precedente. Anche questa volta non manca il giallo, che poi tanto giallo non è. Le immagini dimostreranno in maniera evidente che Jackie Vimond è stato aiutato da qualcuno nelle partenze in più di un'occasione, con grave danno ai suoi avversari. Anche se la voglia di correre è tanta, l'amaro in bocca resta. Michele, un ragazzo ancora semplice che ama i sapori della sua campagna parmense, si trova davanti questa cruda realtà. In Francia, per esempio, nei Gran Premi di Francia, come anche l'anno prima, ci sono i filmati, me li ha fatti vedere Chini, i francesi, non solo Jackie, insomma, i francesi erano d'accordo con qualcuno, io dico il direttore di gara, perché tutti guardavano in basso il cancello della partenza e loro guardavano tutti avanti in alto, tutti i francesi, però come loro aveva capito anche Brad Luckey il sistema di partenza. Tant'è che al secondo manche è partito secondo e poi è stato lui anche a dirlo. Ed c'erano degli accordi. Erano degli accordi presi, insomma, di volta in volta. E le altre volte che Jackie, insomma, partiva in un modo decisamente scorretto, usava questo sistema che si usava nei cadetti qui in Italia, che magari usano ancora, ma che a un certo livello non si può pensare di avere. E questo è un aiuto, secondo me, veramente di basso livello e non sportivo. E questo è stato visto con i miei occhi, è stato visto da altri. Ed mi ha condizionato veramente molto, perché il correre con un pilota che ricorre a certi sistemi, anche non per tutto l'arco della stagione, per me era molto, molto avvilente. Una volta l'anno Michele lascia il solito casco che i tifosi ben conoscono per indossarne uno rosso, il colore da corsa dell'Italia. È quando Michele entra a far parte della squadra nazionale, un impegno cui tiene moltissimo, tanto che in quell'occasione dà sempre il massimo di se stesso. Pilota romantico forse, ma convinto che quando indossa la maglia dell'Italia sia necessario fare di tutto perché i nostri colori facciano la migliore figura possibile.
Al grande piacere di indossare la maglia azzurra, nel 1987 Rinaldi ne ha aggiunto un altro, la partecipazione alla Parigi-Dakar. Era un sogno che coltivava da tempo, ma non era mai riuscito a coronare. Però Michele ha la testa dura, lo abbiamo già detto, e prima o poi ottiene quello che vuole. La Dakar è stata una gara bellissima, molto difficile. Non sono arrivato impreparato, anzi forse troppo preparato, troppo gasato. Io l'ho iniziata questa corsa un mese prima che partisse veramente, però la vivevo veramente gasatissimo, entusiasta di tutto quello che mi veniva messo sotto. Le moto per me andavano bene, i camion andavano bene, la preparazione del team andava bene, andava tutto bene. In effetti non era lasciata così a se stessa, però insomma qualche cosa forse un esperto l'avrebbe già visto, che insomma non funzionava al 100%. Ed ero gasatissimo, sono partito per le prove in Tunisia, sono poi partito anche per la gara con lo stesso entusiasmo. Però stavo correndo un po' da crossista, ma lo sapevo che stavo correndo da crossista, però non vedevo un'altra soluzione, la volevo correre in quel modo, perché forse poteva anche funzionare. Poi non ha funzionato, mi sono fatto male, sono caduto, mi è uscita la spalla 2 volte, ho rotto un po' di motori, però mi sono divertito e ho visto un po' com'è la corsa. E alla prima edizione non può arrivare a pensare di vincerla, quindi se lo dovessi rifare so un po' che cos'è e cosa mi aspetta. È stata fondamentale anche perché tornando in molti più mi hanno conosciuto e dal punto di vista immagine è stata una buona scelta. La Dakar è veramente un'avventura, io credo che sia ben più difficile di quanto la gente non creda e non si immagini. È veramente difficile partire ed arrivare in fondo alla Dakar. In parte ha condizionato un po' la stagione crossistica, però è stato troppo importante per me scegliere di fare la Parigi-Dakar. Mi sono fatto male, mi sono dovuto fermare per altri 20 giorni, è un problema quello della spalla che poi per tutto l'anno me lo sono portato appresso, però era un problema che magari poteva esserci anche se non avessi fatto la Parigi-Dakar, ma mi fossi andato ad allenare nelle solite piste o fossi andato a sciare. Io a certe cose non rinuncio. La stagione 1987 inizia come tutte le altre, problema della spalla compreso. Ma la presenza di Rinaldi in un campionato del mondo è ormai scontata, sembra quasi di non poterne fare a meno. Il pubblico si è ormai abituato a lui e alla sua continuità di risultati. Le cose non vanno invece troppo bene. Anche se Vimondo è assente, ci sono altri galli nel pollaio che vogliono dire la loro. Michele si trova di nuovo insieme a Enrique Geburs, l'amico avversario di sempre. Un campionato strano, quello del 1987, e anche se Michele non finirà mai primo in una manche, si laureerà comunque migliore di tutti gli italiani, impegnato nelle 3 classi mondiali. Le vittorie non arrivano, ma questo ai tifosi e ai supporters, il ristretto gruppo di fedelissimi con tanto di divisa ufficiale, non interessa più di tanto. Michele Rinaldi è ormai entrato nel loro cuore.
e l'uomo prende sempre più spesso il posto del pilota, che è sempre e comunque in grado di scatenare gli animi. Il mondiale è comunque vinto da Erik Geburs con una prova di anticipo, dopo una lunga lotta contro Pekka Vekonen. Michele conclude la sua ultima stagione al 4° posto. Nella vita di un uomo viene sempre il tempo della riflessione dopo quello dell'azione. Viene il tempo in cui gli affetti prendono il sopravvento sull'istinto e chi rimane a casa ad aspettare diventa più importante di una prova mondiale. Per Michele Rinaldi il momento arriva alla fine del 1987, a soli 28 anni, quando è ancora il migliore degli italiani. Una decisione difficile, certo, ma anche l'unica che ci si poteva aspettare da chi ha vissuto una vita da campione. Io ho costruito in questi anni un qualcosa di concreto e quindi non me la sentivo di lasciar perdere tutto e volevo trasferire su qualcun altro questa mia esperienza, questi miei sacrifici e fatiche. Buttarle al vento così all'improvviso non mi andava bene. La scelta che ho fatto è quella non di abbandonare il cross ma di restare come team manager, anziché come pilota, ma comunque di restare.